Questo video è sponsorizzato da Sailey. È una mattina di gennaio e una guardia di sicurezza si reca sul posto di lavoro. Si tratta del complesso di finanza ed economia a Yuanlin, nella contea di Chonghua, a Taiwan. È un edificio di 16 piani che contiene sia spazi commerciali adibiti a uffici che abitazioni private. L'uomo inizia il turno e molto presto nota qualcosa sul pavimento della tromba delle scale del primo piano. Si tratta di un paio di scarpe da donna. Entra nell'ascensore e fa una scoperta simile. Per terra ci sono un cappotto rosso e un altro paio di scarpe femminili. Non sapendo spiegare quegli indumenti, la guardia si reca nell'ufficio del portinaio per chiedergli se sappia qualcosa. Il secondo uomo intuisce subito di che cosa si tratti. La sera precedente, ovvero la notte fra il 20 e il 21 gennaio, aveva visto arrivare una donna accompagnata dalla figlia piccola. Il guardiano conosceva di vista tutti i residenti della torre e quella signora non era tra questi. Allora le aveva chiesto a che cosa era dovuta quella visita in tarda serata e la donna lo aveva liquidato dicendo che era lì per vedere un amico. Dopodiché era scomparsa nell'ascensore alla fine del corridoio assieme alla bambina. Quel breve incontro aveva scosso il portinaio per un semplice motivo: la donna e la figlia non erano più uscite dalla torre. La guardia allora propone di controllare le registrazioni delle telecamere di sicurezza e i due si precipitano a guardare le immagini dell'ora di arrivo dell'ospite in attesa. Una volta nell'ascensore, la donna con il cappotto rosso aveva premuto il bottone dell'11° piano, si era sfilata il soprabito e aveva fatto lo stesso con la figlia. Poi si era tolta le scarpe. Appena le porte dell'ascensore si erano aperte, aveva preso per mano la bambina e aveva corso lungo il corridoio. Le telecamere avevano continuato a riprendere. Le due erano arrivate alla rampa di scale, l'unico modo di accedere al tetto dell'edificio. Dopodiché erano svanite nel nulla. L'edificio di 16 piani è dotato di telecamere di sicurezza puntate su tutte le entrate, ma nessuna di queste ha ripreso le due figure uscire dallo stabile. A quanto pare, il fatto che la donna si sia tolta le scarpe ha un significato culturale per i due testimoni. Si tratta di un gesto tipico di chi sta per togliersi la vita. I due allora si precipitano sul tetto, ma qui non trovano niente. Delle due non c'è traccia. Contattano la polizia e mostrano il materiale video agli agenti. Questi perlustrano ogni uscita dell'edificio, ogni vano e area di servizio, ma non trovano niente. Al suolo attorno alla torre non viene rinvenuto nessun corpo e la distanza con gli edifici vicini è troppo grande per essere colmata con un balzo. L'unica conclusione possibile è che le due non abbiano saltato e non abbiano mai lasciato la struttura. Per sicurezza, gli agenti controllano anche gli edifici vicini e i vari sistemi di sicurezza, ma ancora una volta le ricerche non conducono a niente. Aprono i tombini, controllano i condotti di areazione, ma delle due non ci sono tracce. L'unica cosa che rimane da fare è raccogliere la deposizione dei residenti. Gli agenti li contattano uno a uno e sentono le loro testimonianze. Nessuno ha sentito nulla e senza un mandato di perquisizione non è possibile controllare gli appartamenti. Ad aggiungersi a questo ostacolo c'è il fatto che gli inquirenti non conoscono nemmeno il nome delle due persone scomparse. Le immagini della donna nell'ascensore allora vengono trasmesse dai notiziari locali, ma nessuno riconosce la persona nello schermo. Qualche giorno più tardi, un altro dipendente dell'edificio nota uno scooter che ostruisce l'accesso al parcheggio. È lì da qualche giorno e non lo riconosce come uno dei mezzi dei residenti. Contatta la polizia, che esamina la targa del veicolo. Questo appartiene a Liu Huijin, di 37 anni, scomparsa dal villaggio di Shetou, a una decina di chilometri di distanza dall'edificio. Nelle stesse ore, il marito della donna si reca in commissariato e identifica le due figure nelle immagini dell'ascensore come la moglie e la figlia di 4 anni. Si inizia allora a scavare nel passato della donna. Liu Huijin veniva da una famiglia povera della regione. Finite le superiori, si era trasferita a Taipei per imparare il mestiere di parrucchiera, ma era stata richiamata a casa dalla madre. Il motivo era un matrimonio combinato che la donna aveva organizzato tra la figlia e un ricco proprietario terriero. Liu si era sposata e aveva avuto 3 figli con l'uomo. Il matrimonio non era felice. Il marito conduceva uno stile di vita dissoluto che aveva portato la famiglia ad accumulare debiti, nonostante il patrimonio iniziale. I due avevano quindi divorziato. La pressione sociale degli abitanti della zona, però, non aveva concesso una simile decisione e i due si erano risposati. La situazione non era migliorata. Il marito di Liu Huijin aveva continuato a bere. I due litigavano spesso e di solito, quando accadeva, Liu
prendeva lo scooter e guidava fino all'abitazione della madre. Avevano litigato anche quel giorno, il 20 gennaio 2008. Liu aveva preso con sé la figlia più giovane ed era salita sullo scooter. Quando la donna non era rincasata, il marito l'aveva cercata a casa della suocera, ma la donna quel giorno non aveva visto Liu Huijin. L'uomo allora aveva contattato amici e parenti della moglie, ma aveva ricevuto sempre la stessa risposta: Liu non è qui. L'aveva chiamata al cellulare, ma non aveva risposto. Così si era recato in commissariato e denunciato la scomparsa il giorno stesso. La polizia sente le persone vicine a Liu Huijin e l'unica ad avere una pista è la figlia più grande. La ragazza racconta che il giorno della scomparsa la madre le aveva detto di voler stare per qualche giorno a casa di un'amica. Il problema però è che nessuna persona nella vita di Liu Huijin, inclusa lei stessa, aveva mai avuto niente a che fare con il complesso di Yuanlin. In mancanza di sviluppi il caso viene chiuso. Qualche anno più tardi però, una vicenda molto simile fa il giro del mondo. È il caso di Elisa Lam, la giovane canadese scomparsa in un hotel a Los Angeles, ritrovata poi deceduta all'interno della cisterna d'acqua dell'edificio. La polizia di Taiwan aveva già controllato la cisterna del complesso e nel frattempo nessuno dei residenti si era lamentato della qualità dell'acqua o di strani odori nell'edificio. Un ulteriore controllo, infatti, non trova tracce di Liu Huijin. Tante domande rimangono ancora aperte e le ombre di quello che potrebbe essere veramente successo in quella torre continuano a stendersi a distanza di decenni. Che cos'è successo a Liu Huijin e alla figlia? Le forze dell'ordine hanno fatto un lavoro meticoloso, sin dal giorno della scomparsa. Se sempre possibile sia sfuggito loro qualcosa, la soluzione dell'enigma sembra essere nascosta più dalla procedura che dalla negligenza. Gli inquirenti non hanno mancato di considerare tutte le spiegazioni possibili e, procedendo per esclusione, rimane quindi una sola possibile spiegazione a cosa sia successo a Liu Huijin e alla figlia. Liu conosceva qualcuno nella torre. Scegliere un edificio a caso sarebbe compatibile con il comportamento di una persona irrazionale che sta per compiere un gesto estremo. Il suo corpo, però, non è mai stato trovato. L'unica altra possibilità, allora, è che si sia recata nel complesso di Yuanlin con un obiettivo preciso. Forse, come ha detto al portinaio e alla figlia più grande, aveva davvero intenzione di trattenersi da un amico. Come abbiamo visto, l'indagine ha avuto un solo ostacolo: la mancanza di un mandato di perquisizione per via dell'assenza del corpo. Gli agenti hanno solo potuto interrogare gli inquilini del palazzo, senza poter verificare cosa ci fosse all'interno degli appartamenti. Questo rappresenta l'unica zona geografica non battuta dalle ricerche. A rigor di logica, uno degli appartamenti è l'unico posto possibile per nascondere Liu e la figlia. Il fatto che non siano mai più state viste la dice lunga sulla loro sorte. Chiunque le abbia ospitate ha tolto loro la vita e si è poi liberato dei corpi un po' alla volta, molto probabilmente nelle immondizie. Sul movente si può solo speculare, ma questo sarebbe il motivo per cui i resti di madre e figlia non sono mai stati trovati. È il luglio del 1908 e una spedizione archeologica italiana sta scavando a Festo, nell'isola di Creta. Gli accademici sono sul sito del palazzo minoico della cittadina. Qui, l'archeologo Luigi Pernier si sta interessando ad alcune stanze collassate per un terremoto avvenuto intorno al secondo millennio a.C. Si tratta di vani vicini a uno degli ingressi del palazzo, dall'uso poco chiaro. Contengono le ceneri di ossa animali e sono accessibili solo dall'alto, come dei pozzi. La bocca superiore, però, per qualche motivo, è stata sigillata con un velo d'intonaco. Pernier sta scavando alla base di una di queste stanze, quando trova un reperto particolare. Si tratta di un disco in terracotta di circa 16 cm di diametro e 1,5 cm di spessore. Su questo, quando l'argilla era ancora fresca, sono stati impressi 241 simboli. Si tratta di caratteri impressi e disposti in 2 spirali, ciascuna su una faccia del disco. Sono raggruppati da alcune linee e tra questi ci sono 45 simboli unici. La datazione del reperto lo colloca al 1700 a.C. e gli archeologi si mettono all'opera per decifrare il suo significato. L'origine del reperto, però, non sembra coincidere con il punto in cui è stato rinvenuto e molto presto
anche il suo significato inizia a presentare dei problemi. Diversi storici si interessano al disco e ben presto l'incapacità di trovare una spiegazione a cosa rappresenti porta alcuni a mettere in discussione l'autenticità del ritrovamento. Le tecniche utilizzate per la datazione del reperto sono controverse e non esiste un accordo unanime sulla sua reale età. Anche il rapporto di Pernier viene messo in discussione e si pensa a un falso. Alcuni dei simboli sul disco, però, appaiono anche in un altro reperto metallico, la cui datazione è meno suscettibile a interpretazioni. Sul significato del contenuto del disco esistono molte teorie. Queste vanno da preghiere a giochi da tavolo, ma quella più supportata in tempi recenti è quella del sillabario. Il disco sarebbe quindi una rappresentazione di tutti i caratteri della lingua in cui è stato scritto, come una sorta di testo rappresentativo di tutti i simboli utilizzabili. Le tecniche di crittografia a riguardo, però, non hanno prodotto alcun risultato coerente. Il disco non contiene materiale sufficiente a rompere il codice in modo inequivocabile. Comparando i caratteri del disco con i cartigli minoici, si riscontrano poche somiglianze. Il disco sembra quindi scritto in una lingua straniera, e questo potrebbe significare che la sua origine non è l'isola di Creta. Una delle possibili origini è la penisola anatolica, dove sono stati trovati simboli molto simili ad alcuni presenti nel disco, ma anche questa deduzione è soggetta a interpretazione. Il disco di Festo continua a nascondere le risposte a tutte queste domande e a più di un secolo dal suo ritrovamento sembra sempre più improbabile che la chiave di lettura possa mai essere trovata. L'autenticità del disco di Festo non sembra essere in discussione. I dubbi mossi in questa direzione sembrano nascere dall'incapacità di interpretare un oggetto così semplice. Ma allora che cos'è veramente? La maggior parte dei pareri converge sul sillabario o comunque su qualcosa di legato alla scrittura. Non essendo un esperto in materia, non posso esprimermi in merito, ma mentre mi documentavo su questo artefatto, non potevo non chiedermi a che cosa servissero le stanze sigillate dall'alto in cui è stato trovato. Trovo che spesso gli oggetti prendano valore del contesto in cui si trovano, e definire l'utilizzo delle stanze potrebbe aiutare a fare luce sullo scopo degli oggetti in esse contenuti. La presenza di cenere di ossa di animali punta a un legame con il sacrificio di bestiame e quindi alla religione. Non posso spingermi oltre, ma non posso che pensare che una civiltà come quella minoica, con sede al centro dell'Egeo, non potesse ricevere spesso doni da tutti i regni confinanti, in quello che era il fulcro dell'età del bronzo. Il disco potrebbe quindi essere un dono di un dignitario straniero, donato agli dei in un momento di bisogno. Lo sponsor di oggi è Saily, la eSIM che permette di continuare a navigare in internet anche fuori dal proprio paese. Siete in un hotel o su una spiaggia da qualche parte nel mondo e vi arriva una notifica. Ho appena caricato il video su Alessio Vinci e mi stanno chiedendo i 6.000. Ho un deep dive di 3 ore su Gladio e la P2. C'è un solo problema: non siete in Italia. La soluzione c'è ed è semplice. Saily offre diversi piani per tutte le esigenze. Basta scaricare la app e selezionare il piano che fa per voi. Con il mio codice sconto Erebus2250 in fase di checkout otterrete l'equivalente di $5 di sconto sul primo piano che acquistate. Potrete guardare il mio video senza problemi e supportare il canale per permettermi di farne altri anche quando siete in Italia. Vi lascio il codice in descrizione. Grazie a Saily. Ora possiamo tornare al video. Hagley è un paesino di poche migliaia di abitanti nel Worcestershire, in Inghilterra, il tipico posto dove tutti conoscono tutti e dove non succede mai nulla. È il 1944 e il Regno Unito è in guerra. Raid aerei e razzi V2 piovono dal cielo, nel tentativo disperato di rompere la volontà dell'impero e negoziare una pace favorevole. Il nord del paese, però, è fuori dalla portata di simili dispositivi e i suoi abitanti vivono con un fragile senso di sicurezza. La guerra è lontana. La vita sembra procedere come sempre, quando nei pressi del villaggio iniziano a comparire strani graffiti. Sono tutti un po' diversi, ma la formula più comune è la seguente: Who put Bella in the Witch Elm? Chi ha messo Bella nell'olmo montano? I messaggi anonimi sono sempre più frequenti e cancellarli non sembra servire a nulla. Non si tratta però di vaneggiamenti. Il messaggio si riferisce a un evento preciso, accaduto l'anno precedente, perché forse Hagley non è quello che sembra. Nel 1943 dei ragazzini si erano addentrati nella foresta di Hagley, parte del latifondo di Lord Cobham.
Erano qui in cerca di cibo. La guerra aveva costretto la nazione a razionare i viveri e in molti erano in cerca di modi alternativi per integrare la dieta. La foresta era il luogo ideale dove cacciare volatili. I tre passeggiano per il bosco, fino a quando non vedono un grande olmo montano. L'albero e i suoi rami sono imponenti, un posto ideale per nidi di uccello, pensano. Uno dei tre ragazzini allora si arrampica sul tronco e si rende presto conto che è cavo. Una volta sulla sommità, il suo sguardo è attirato da qualcosa di fuori posto. Sotto ai suoi piedi, all'interno del fusto dell'albero, c'è quello che sembra essere un teschio. Il giovane pensa a un animale, ma guardando bene, nota la dentatura e ciocche di capelli ancora attaccate alla calotta. Sono i resti di una persona. I tre scappano spaventati, hanno messo piede dove non dovevano e tengono quindi il segreto per sé. Il più anziano dei tre, però, non riesce a tenere silenzio e sparge la voce. Ci sono dei resti umani nell'olmo montano. Le forze dell'ordine arrivano sulla scena e trovano uno scheletro quasi completo. Il teschio è intatto e questo permette al patologo di analizzare al meglio i resti. Si tratta di un individuo femminile di 1,50 m, deceduto circa 18 mesi prima, quindi nel 1941. Alcune tracce di tessuto all'interno della bocca suggeriscono che il decesso sia sopraggiunto per soffocamento e sul corpo viene fatta un'altra considerazione. Il rigor mortis avrebbe reso impossibile spingere il corpo nella cavità del tronco. Questo significa che l'operazione è stata eseguita subito dopo il decesso. I dentisti della zona vengono contattati per identificare il corpo dalle impronte dentali. Nessuno dei professionisti è però d'aiuto e la mole di persone scomparse nel periodo rende complicata l'identificazione dello scheletro, che presto prende il nome di Bella nell'olmo montano. La soluzione definitiva al caso non è mai stata trovata, ma negli anni diverse storie hanno iniziato ad apparire nella zona di Hagley. Queste si influenzano a vicenda e rendono difficile scoprire quale di queste sia nata per prima. Nel 1944, una escort di Birmingham aveva denunciato la scomparsa di una collega, solita lavorare nella strada verso Hagley. Questa rispondeva al nome di Bella, e questo piccolo dettaglio fa pensare che chiunque fosse l'autore dei graffiti fosse a conoscenza di questa vicenda. Una seconda pista si apre nel 1953, quando Una Mossop denuncia l'ex marito alla polizia. L'uomo era deceduto 10 anni prima nell'ospedale psichiatrico dove era stato internato. Mentre era ancora in vita, l'uomo riportava spesso un incubo ricorrente. Il fantasma di una donna lo osservava dal tronco di un albero. La causa di questi sogni, secondo lui, sarebbe stato quello che aveva fatto assieme a un olandese qualche tempo prima. Dopo una serata di bevute al bar, i due avevano scambiato qualche parola con una donna, che era poi svenuta per gli effetti dell'alcol nella loro auto. I due allora l'avevano lasciata all'interno del tronco di un albero, per spaventarla e forse farle realizzare la sua dipendenza. La storia però ha alcune lacune e la sua autenticità viene molto presto messa in dubbio. Altre teorie suggeriscono il coinvolgimento di spie tedesche o rituali pagani eseguiti dalle popolazioni Rom e Sinti nella zona. Il nome Bella riappare sempre in diverse combinazioni o forme e ben presto l'intera storia inizia a confondersi con il mito e la leggenda. Ma a 80 anni dai fatti, la domanda fondamentale rimane: chi ha messo Bella nell'olmo montano? Tutte le teorie che alludono alla presenza di spie in suolo britannico sono molto suggestive, ma falliscono nello spiegare il motivo di un simile delitto. Non è chiara la minaccia che una donna nel Worcestershire potesse rappresentare per il governo britannico. Il paesino è molto lontano dalla sede del governo. I Cambridge Five, per esempio, scoperti durante la guerra fredda, erano persone all'interno delle istituzioni. Chiunque fosse Bella non aveva certo accesso a informazioni rilevanti in un posto così remoto. Le teorie sui riti pagani delle popolazioni Rom e Sinti non sono basate su alcun precedente e sono probabilmente solo il frutto di pregiudizi. Quello che per me è emblematico è l'ubicazione del corpo. Chiunque l'abbia messo nella cavità di quel tronco lo ha fatto prima che il rigor mortis sopraggiungesse. La possibilità che abbia trovato per caso un nascondiglio così perfetto nell'esigua finestra di tempo di cui disponeva è altrettanto improbabile. Il colpevole conosceva la foresta e conosceva quell'albero. Il fatto che fosse proprietà di un lord garantiva inoltre che nessuno vi avrebbe avuto accesso a sufficienza per individuare il corpo, che non è stato notato per più di 1 anno e mezzo. I graffiti, inoltre, mi ricordano Pasquino, la statua romana usata per criticare politici e prelati nei secoli scorsi. Chiunque abbia scritto i graffiti su Bella ha quindi mosso la volontà di accentrare l'attenzione sul caso, forse
l'autore anonimo possedeva una verità scomoda, ma come chi si rivolgeva a Pasquino, non era nella posizione di potersi esporre. Questo mi porta quindi a sospettare di qualcuno di vicino ai potenti e a Lord Cobham, il proprietario del bosco di Hagley. Che il caso non sia stato investigato adeguatamente potrebbe essere solo la conseguenza della scarsità di personale durante il conflitto, oppure la volontà di insabbiare qualcosa che poteva mettere in pericolo l'immagine di una figura potente. Se questo video vi sta piacendo, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento. Non dimenticate la funzione hype. Potete raggiungermi anche su Spotify e Instagram. Grazie anche agli abbonati. Scriverò i vostri nomi alla fine del video, quindi restate fino alla fine. Detto questo, possiamo continuare. Negli stati messicani di Tabasco e Veracruz ci sono delle enormi teste colossali, scoperte nella seconda metà dell'Ottocento. In pochi erano a conoscenza della loro esistenza fino al XX secolo. Si tratta di monumenti della cultura olmeca, che popolava questa regione dell'America centrale tra il 1200 e il 400 a.C. Questa è una delle prime civilizzazioni che si sono sviluppate nel continente americano. Tra i primi a stabilirsi in centri urbani, gli Olmechi praticavano forme di sacrifici rituali e il gioco della pallacanestro centroamericano. Le teste olmeche sono ricavate da blocchi di basalto e hanno dimensioni variabili. Il loro diametro va da 1 a 4 metri, mentre il peso oscilla tra le 5 e le 50 tonnellate. Le teste raffigurano i volti realistici di uomini adulti ed è possibile si tratti di persone realmente esistite, come per esempio leader politici. I soggetti appartengono al gruppo etnico principale interessato dalla cultura olmeca e sono tutti raffigurati mentre indossano copricapi e decorazioni. Si tratta di ornamenti ricchi di piume di uccello e fibre vegetali. Il retro dei volti è spesso piatto, come se questi fossero inizialmente stati addossati a pareti. Infine, alcuni resti di pigmenti ritrovati su di una di queste teste suggerisce che in origine fossero dipinte. È una delle tante testimonianze che ci sono arrivate attraverso i secoli di civiltà passate. C'è solo un piccolo dettaglio. Gli studiosi non hanno idea di come queste siano state realizzate, né come siano state trasportate dal loro luogo di origine. Il basalto delle teste proviene da cave a più di 150 km di distanza. La mole di lavoratori e di risorse necessarie a realizzare opere simili implicano che solo ricchi capi olmechi potessero permettersi la loro realizzazione. Le teste potrebbero quindi essere un'ostentazione di potere. La cultura olmeca non conosceva l'uso della ruota e non sorgeva in una zona popolata da animali da soma. È quindi probabile che, ove possibile, abbiano usato imbarcazioni per il trasporto della materia prima, ma come abbiano fatto a muovere simili masse sulla terraferma rimane senza risposta. A peggiorare la situazione c'è il fatto che gli olmechi non hanno mai sviluppato un sistema di scrittura. Non esistono quindi cronache certe e affidabili sul vero scopo delle teste e tutto ciò che le circonda. Quali misteri nascondono le teste colossali olmeche? Come nel caso del disco di Festo, non posso parlare per conoscenza professionale dell'argomento in questione. Noto però spesso degli schemi che si ripetono, soprattutto quando si ha a che fare con civiltà non europee e non caucasiche. Miti, come quello della presunta impossibilità tecnica di costruire le piramidi di Giza, persistono, nonostante siano state trovate prove che confermino il contrario, e non esistano più dubbi a riguardo. Il motivo è forse in parte il fascino dell'ignoto e la volontà di mantenere un po' di magia in un mondo con sempre meno frontiere. Purtroppo però, gran parte di questi dubbi partono dai pregiudizi degli storici che ci hanno preceduto. Le stesse persone che si meravigliavano delle grandi piramidi, di Abu Simbel e dei tempi Maya, provenivano da un mondo dove negli stessi periodi erano stati edificati monumenti come Stonehenge e acquedotti chilometrici. Se è vero che lo scopo delle teste olmeche non può essere determinato con certezza, lo sforzo richiesto per realizzarle racconta già molto sulla loro funzione. L'uso di pietre di una cava così lontana è probabilmente il punto stesso della questione. Usare materiali facilmente reperibili attorno a sé non avrebbe apportato lo stesso prestigio di procurarsi del basalto a chilometri di distanza. E come le persone del Neolitico che senza ruote o montacarichi avevano trasportato i menhir dal Galles a Stonehenge, gli olmechi avrebbero potuto usare altre soluzioni, come tronchi o slitte di legno, per ottenere lo stesso risultato. Il mistero, dunque, giace più nella mancanza di prove concrete che nella possibilità fisica di un simile sforzo.
La storia di Ivona Wieczorek mi è stata raccomandata su Instagram da Włocka Królowa, che mi ha fornito fonti in lingua a cui non avrei mai avuto accesso senza il suo aiuto. Ivona Wieczorek è uno dei volti più noti in Polonia, per via delle misteriose circostanze della sua scomparsa. La sua storia qui ha lo stesso eco mediatico che in Italia hanno le vicende di Emanuela Orlandi e Denise Pipitone. È venerdì 19 luglio 2010. Ivona Wieczorek è una ragazza di 19 anni di Gdansk, Danzica, e ha da poco finito le superiori. Sta aspettando il risultato dei test d'ammissione dell'università e nel frattempo pianifica una vacanza in Spagna. La ragazza si prepara, indossa i tacchi e si reca alla festa di un'amica. Più tardi, però, intorno a 00:15, decide di lasciare la festa e di recarsi a Sopot, in una discoteca della zona. Con lei ci sono l'amica Adria, di 17 anni, e 3 ragazzi che conosce da poco, Pavel, Marek e Adrian. Una volta qui, nel gruppo succede qualcosa di mai chiarito. I giovani hanno un diverbio e come risultato, intorno alle 2:50, Ivona decide di andarsene. Con sé non ha denaro e la batteria del cellulare è quasi scarica. Casa sua è a circa 6 km dal locale. La ragazza si avvia verso la passeggiata lungo la costa e si toglie le scarpe. Non riesce a percorrere lunghe distanze con i tacchi. Le telecamere di sicurezza riprendono tutto. Mentre cammina, Ivona invia messaggi all'amica Adria. È arrabbiata perché non ha lasciato il locale con lei. Le due si parlano al telefono e si riappacificano. Ivona ha bevuto un po' e non vuole che la madre la veda in quello stato, così chiede all'amica se può dormire da lei. Adria nel frattempo è quasi arrivata a casa. Acconsente e le lascia le chiavi di casa all'esterno. Ivona avverte la madre e continua a camminare. Le telecamere la registrano fino alle 4:12 del mattino. La ragazza non raggiungerà mai la porta di casa né l'abitazione dell'amica. Il giorno seguente i genitori di Ivona vedono il letto vuoto e i messaggi che aveva inviato e pensano quindi che la figlia sia da amici. Neanche Adria ha visto l'amica rientrare e pensa che sia a casa sua. Molto presto però tutti si rendono conto che Ivona è scomparsa e allertano le forze dell'ordine. Come purtroppo accade spesso, la polizia non sembra prendere la scomparsa sul serio, almeno in un primo momento. La ragazza potrebbe essere a casa di qualche amico o potrebbe essersi allontanata volontariamente. Del resto, Ivona è maggiorenne. Le ricerche partono solo una settimana più tardi, quando molte prove sono ormai andate perse. Non tutto quello che gli inquirenti trovano è stato rilasciato alla stampa. Quanto segue è basato solo su quello che è stato rivelato al pubblico. La polizia ottiene le immagini delle telecamere di sicurezza e studia i fatti. C'è un uomo con un asciugamano in spalla che sembra seguire la ragazza lungo il percorso, ma non viene mai identificato. Per anni si pensa possa avere qualcosa a che fare con la scomparsa e non si seguono altre piste. Prove rinvenute in un secondo momento però lo scagionano. Allora si passa agli amici di Ivona. Questi vengono sentiti, ma dalle loro parole non emerge nulla. Marek e Adrian dicono di aver lasciato il locale poco dopo Ivona e di essere tornati a casa. Gli spostamenti dei loro cellulari lo confermano. Pavel racconta la stessa storia, ma i suoi spostamenti non vengono mai verificati con certezza. Riguardo alla lite in discoteca, Adria dice fosse partita da una sciocchezza, ma non ne rivela mai la ragione. Dopo la discoteca, la 17enne ha preso un taxi per tornare a casa. Non aveva abbastanza denaro per pagare una corsa anche all'amica, che alle 3:30 le aveva scritto dove si trovava. Il padre di Ivona, però, sembra contraddirla. L'uomo sostiene di aver sentito la voce della ragazza la mattina del 20 luglio, nei pressi di casa sua, ma di averne sentita anche un'altra, quella della figlia. Adria smentisce. Si trovava presso la casa di Ivona pensando di incontrarla qui e le aveva poi telefonato col vivavoce. Quella che l'uomo aveva sentito era solo la voce della figlia al telefono. Intanto emergono altri dettagli su Ivona e sulle persone che aveva attorno. La giovane non aveva una fonte di reddito, ma nella sua stanza vengono trovati 20.000 zloty, equivalenti a circa 4.500 euro. Emerge inoltre che Ivona aveva detto alla nonna di volerle parlare. Non le aveva rivelato l'argomento della discussione, ma alla donna era sembrato che la nipote volesse confidarle qualcosa di delicato. Di che cosa, però, non si è mai arrivati a capirlo. Nel 2017, un'agenzia di investigatori privati si fa avanti con una teoria. Il gruppo sostiene di aver trovato la soluzione del caso e punta il dito contro un furgone della nettezza urbana. Questo aveva a bordo diversi operatori che la notte tra il 19 e il 20 luglio 2010 hanno eseguito una deviazione del loro percorso abituale. L'agenzia rintraccia un fotogramma che ritrae il retro del camion dei rifiuti proprio quella mattina. Su questo si può scorgere il carico, pieno di sacchi di immondizia. Alcuni sostengono che tra questi si possa scorgere il corpo di una ragazza. Secondo l'agenzia,
il gruppo di operai avrebbe avuto una discussione con Ivona nei pressi di casa sua. L'esito sarebbe stato il decesso della ragazza. Il gruppo si sarebbe quindi servito del mezzo a loro disposizione per liberarsi del corpo. Le indagini esplorano anche questa pista, ma non trovano nulla di concreto. Gli occhi tornano allora su uno degli amici di Ivona con lei quella sera, Pavel. Il giovane era molto vicino alla ragazza. I due non erano una coppia, ma si stavano frequentando. Il ragazzo viene sentito più volte e cambia spesso versione. Prova a cancellare i messaggi tra sé e Ivona e per questo viene indagato per ostruzione di giustizia. Non emergono però prove che leghino il ragazzo agli eventi di quella sera e al momento non è indagato per altri reati. Oltre a questi dati certi, emergono dicerie e voci non confermate. Ivona potrebbe essere stata incinta e questo sarebbe stato l'argomento di cui avrebbe voluto parlare alla nonna. Oppure sarebbe stata vittima di un incidente stradale mentre si trovava a bordo dell'auto di un amico, auto che sarebbe stata però venduta e quindi impossibile da rintracciare. Teorie e sviluppi a metà si susseguono negli anni, in uno dei casi più oscuri del paese. Leggendo di questo caso, mi sono presto reso conto della mole di informazioni che giace oltre una barriera linguistica e di quanto la mia opinione possa essere viziata dalla particolare traduzione che utilizzo. Il caso è però enorme e presenta un reticolo di storie che all'apparenza si intrecciano senza toccarsi. La teoria dell'agenzia investigativa è solo un tentativo cinico di capitalizzare sulla popolarità di un caso per ricevere attenzioni. La foto del furgone dei rifiuti è solo un cumulo di pixel e con un po' di fantasia è possibile vedere di tutto nella bassa risoluzione del frame. Quella di Ivona Wieczorek, per me, è una storia di scelte sbagliate e amici pericolosi. Adria non ha mai dichiarato il motivo della lite con l'amica e Pavel è stato indagato per ostruzione di giustizia. Entrambi dunque hanno un comportamento reticente. È possibile che siano in possesso di informazioni delicate, ma svincolate dalla scomparsa dell'amica. Che qualcosa di delicato ma scollegato si sia verificato proprio quella notte è molto conveniente, ma poco credibile. Se a questo uniamo la possibilità che Adria e Ivona fossero vicine a casa di quest'ultima quando il padre di lei le ha sentite, quello che emerge è l'ombra di un evento doloso. Ipotizziamo allora per un istante che, come sospettato dagli inquirenti, Pavel e Adria non stiano raccontando la verità, o almeno non tutta. Dove ci porta questa speculazione puramente teorica? Il litigio di quella sera tra Adria e Ivona è stato causato da Pavel. I 20.000 zloty in camera di Ivona non hanno origine certa e sono quindi probabilmente connessi a attività illegali. Non è possibile sapere di che natura, ma per puro caso, qualche tempo più tardi, Pavel è stato indagato per un reato legato allo spaccio di sostanze. Una divergenza di opinioni sulla questione potrebbe essere alla base del litigio. Adria non esce assieme a lei dal locale perché non è dalla sua parte. Di Ivona sappiamo con certezza che è arrivata molto vicino a casa dei genitori. Era diretta qui, contrariamente a quanto riportato da Adria. Perché allora raccontare il contrario? Se Ivona le aveva scritto dove era alle 3:30, come ammesso dall'amica, perché andare a casa sua e telefonare da lì, con il viva voce? Chiunque l'ha presa può averlo fatto solo nell'ultimo tratto di strada, non coperto dalle telecamere. Le possibilità sono quindi solo due. Qui è avvenuta un'aggressione puramente casuale, per pura coincidenza. Oppure c'è stato l'intervento di una persona che conosceva la posizione di Ivona. Abbiamo quindi un quadro ipotetico chiaro: attività illecite, una divergenza di opinioni e una persona del gruppo che scompare. È quindi impossibile che quella sera Adria sia rimasta a parlare con Pavel, in preda al panico. Se Ivona avesse deciso di rivolgersi alla polizia, sarebbe stato un problema per entrambi. Adria contatta l'amica e si fa dire dov'è. Lei e Pavel la raggiungono, discutono e provano a convincerla a desistere. Ivona non cede. E allora l'unica cosa che rimane da fare è una sola, o almeno lo è nella mente di due ragazzini che non vogliono pagare le conseguenze delle loro azioni. I due eliminano Ivona e ne occultano i resti. Si accordano sulla versione dei fatti da supportare e fanno il possibile per occultare le prove. Se così fosse, quella di Ivona Wieczorek non sarebbe la storia di una scomparsa imprevedibile e senza senso, ma l'ultima conseguenza di una serie di decisioni sbagliate, prese diverso tempo prima da persone senza una coscienza. Questi erano 5 misteri di cui probabilmente non avete sentito parlare. Trovare informazioni su alcuni di questi è stato parecchio difficile e spero di avervi sorpreso, almeno un po'. In molti mi state dicendo quanto apprezzate le mie opinioni alla fine di ogni caso, così ho provato a inserirle anche qui, quando di solito non lo faccio in una compilation. Quale di questi casi vi ha colpito di più? Personalmente sono stato molto coinvolto da quest'ultimo, di cui non sapevo nulla fino a qualche giorno fa. Un grazie speciale a tutti gli abbonati al canale.
Il vostro supporto mi aiuta a continuare a fare video come questo. Detto questo, io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.